quando mi trovo di fronte a questo monitor, di solito, poi quando ci sono le immagini della cam subacquea, c'è sempre qualche chicca da tirar fuori. E quella che ho tirato fuori dai miei infiniti giga di registrazioni con la cam subacquea è una cosa veramente molto particolare e che è collegata al luccichio. Quindi attenzione a cercare il luccichio, perché crea anche altre situazioni che solo la cam subacquea poteva scovare. Andiamo a vedere. Ecco la montatura che entra in acqua e adesso si poggia sul fondo e incominciamo a vedere la prima esca. Adesso arriva la seconda esca e sullo sfondo ecco la terza esca. Quindi il tempo di far spargere i profumi delle esche nelle zone circostanti, ed ecco, guardate un attimino che adesso sbuca, un granchio si avvicina verso il coreano, ma scusate se vi interrompo sul più bello, ma il granchio sta per fare incetta quel coreano che abbiamo visto cadere, oppure no. Vediamo un po' che cosa fa. Ecco qua che il granchio ignora completamente il verme che sta lì sotto di lui, si scaraventa sulla girella, ci rimane male, se ne va, poi sente l'odore del coreano, piglia e come seconda opzione inizia a mangiarsi il coreano. Ma dico, il granchio che viene attirato più dal luccichio di una girella piuttosto che da un bel pezzo di coreano, e questa è una cosa che, insomma, è una cosa che mi ha incuriosito non poco. Adesso ci guardiamo un pochettino anche il granchio che si mangia il coreano e addirittura guardate come tira la lenza. A volte noi vediamo la cima muoversi, diciamo ma che cavolo è? Attenzione, sono anche i granchi. Guardate come tira il granchio. Ovviamente sulla destra anche un paguro va a farsi un girettino perché evidentemente il profumo delle varie esche lo ha attirato. Quindi avete visto, c'era una girella luccicante e un coreano tutto bello pronto lì da mangiare, e il coreano è stato ignorato perché il granchio è stato attirato più da una bella girella luccicosa. E per di più abbiamo visto anche come il granchio sia in grado di far sentire delle tirate sulla cima della canna, perché comunque cerca di portarsi via il verme. E chiudiamo questo video con una cosa che non c'entra niente, però fa sempre piacere vedere un po' di pesci passare davanti alla canna. Ecco che si intravede sullo sfondo un banco immenso di pesci che passano sopra la montatura. Come vi ho già detto, non c'entra niente, però è sempre bello vedere anche queste immagini. Sono tantissimi. La cam subacquea è senza dubbio una grandissima invenzione. Il video è finito qui, era questa chicca che volevo farvi vedere, e ovviamente l'invito è quello a iscrivervi al canale, perché solo iscrivendovi appena escono video come questi vi arriva la notifica. Ciao!